Allora, come nasce l'esperienza del progetto Farfalle, chiamiamolo così in senso ampio, nell'arcipelago toscano? Nasce da quello che erano un po' gli antesignani della citizen science, cioè prima non c'era questa cultura di questa modalità della citizen science perché diciamo i bioblitz nascono ad esempio in Inghilterra, quindi l'Italia era veramente scarsa da questo punto di vista, se non fatta eccezione appunto per il Museo della Maremma con Andrea Sforzi, che è un caso a parte. Ma c'erano i forum e ci sono ancora. Io ero e sono ancora un moderatore della parte degli insetti di questo forum. E che cosa succede? Un bel giorno, vedete qui ancora c'è la data, sono riuscito a ripescare fortunatamente questo post, il 28 settembre 2007, questa signora, piacevolissima, che si faceva chiamare un nickname Orni, in realtà si chiamava Ornella Casnati, posta questo bruco che ha trovato andando in giro ed osservando quello che sostanzialmente fanno un po' tutti i naturalisti o comunque tutte le persone appassionate di questo piccolo mondo, cioè di questo grande mondo ma di queste piccole creature. E lei fotografa questo bruco e lo mette su un forum nazionale, diciamo a tiratura nazionale, perché là dentro ci stanno un po' tutti gli esperti, tutti i naturalisti italiani che ogni tanto andavano e vanno tuttora a buttare l'occhio su quello che i cittadini trovano in giro per i campi e posta questo buco. A che un utente gli risponde e gli dice: vedi, questo qui è sicuramente un bruco di Xerinzia Cassandra. Ma fin qui la cosa poteva finire qui, anzi era finita qui, perché la Xerinzia Cassandra è comunque una specie sì protetta, sì tutelata e salvaguardata, ancora poco minacciata fortunatamente, ma comunque a rischio, ma distribuita più o meno in tutta Italia. Ma questo forum lo guardavano tutti e lo guardava anche questo ragazzo qui, che vedete all'epoca ragazzo, ora un po' cresciuto, che è Leonardo D'Apporto, mio carissimo amico di Franca Zanichelli. E che cosa fa lui? Vede questo bruco e dice: ma un bruco di Xerinzia all'isola d'Elba, cioè occhio, non lo sta guardando una persona che non conosce quella specie, ma lo sta guardando uno specialista di lepidotteri che sa che quella specie in realtà all'Elba probabilmente non doveva più esserci. Perché? Perché era stata appunto, scusate, perché, aspettate, ho fatto un caos con il click, perdonatemi. Dicevo appunto, questa specie non doveva più esserci all'Elba perché era stata segnalata l'ultima volta nel 1932, va bene, e la si trovava nella collezione Verity, un entomologo del Novecento, appunto al Museo della Specola di Firenze. E lui dice: stranissimo che c'è questa specie, devo venire a vederla. Viene all'Elba, organizza una sorta di uscita, una citizen science appunto, con alcune persone, una ventina di persone, e vanno nel luogo dove Ornella aveva fotografato questo bruco. Vanno lì e appena arrivano lì, questa specie inizia a volare, cioè la trovano subito praticamente. Quindi è da lì che si innesca il meccanismo, da lì si innesta appunto il meccanismo. Leonardo inizia ad approfondire la cosa e comincia a studiare non solo questa specie, ma inizia a studiare tutte le specie, non solo dell'isola d'Elba, ma di tutto l'arcipelago toscano. Con lui avrà moltissimi collaboratori e che cosa scopre? Innanzitutto scopre una cosa fondamentale. Studiando questa specie, in Italia ci stanno due specie di Xerinzia, la Xerinzia polissena e la Xerinzia cassandra, che sono due specie separate. E lui con questo studio che fa anche con gli esemplari dell'Elba e anche con la genetica dell'Elba, riesce a capire che in realtà queste due popolazioni sono ben separate dal fiume Po. Quindi a nord c'è la Xerinzia polissena, a sud c'è la Xerinzia cassandra.
Oltre a fare questa scoperta, scopre anche che in realtà la specie dell'elba è una sottospecie valida, l'unica riconosciuta insieme a un'altra sottospecie appunto di Sicilia, e vive solo ed esclusivamente in una piccolissima area di pochissimi chilometri quadrati, appunto sul Monte Perone all'isola d'Elba. Tutto questo fa scattare appunto il meccanismo che porterà poi alla creazione del santuario delle farfalle. Perché lui dice, ok, nel frattempo Ornella Casnati moriva. E quindi viene in mente appunto a Leonardo D'Apporto, in collaborazione col parco, in collaborazione con Legambiente, viene in mente di fare appunto un sentiero delle farfalle per dedicarlo a lei. Dove lo facciamo questo sentiero delle farfalle? Vengono fatti appunto dei sopralluoghi, degli studi, delle indagini, e viene fatto sul crinale, diciamo, del Monte Perone, in un ambiente bellissimo. Come vedete qui c'è un'immagine qui a fianco di questi ragazzi che appunto erano i ricercatori che le stavano studiando in quel momento, e appunto decidono di farlo lì. Istituiscono appunto il santuario delle farfalle, e in contemporanea inizia uno studio ancora più approfondito sulle farfalle dell'arcipelago toscano, che andava ad indagare quella che era la loro realtà genetica. E con questo progetto qui, che poi si estende a tutta Italia, il Barcoding Italia Butterflies. Quindi vengono prese a campione, insomma, tutte le specie dell'isola d'Elba, ed iniziano a sequenziare e a conoscere geneticamente sia tutte le specie dell'Elba che tutte le specie italiane. Da qui poi, come vedete sotto, partono e si legano altri progetti di Citizen Science, cioè questo EBOL, che è in pratica che è collegato al Butterfly Monitoring Scheme, cioè forse l'esempio più illustre di Citizen Science a livello entomologico. Perché? Perché a livello europeo l'Italia ha una quota parte, perché ha fatto il Butterfly Monitor Scheme Italia, dove questi ricercatori producono appunto questi piccoli manualetti, dove il cittadino può immediatamente determinare e riconoscere le farfalle che trova sul campo, e seguendo dei percorsi che si chiamano transetti, con dei tempi e delle misure insomma ben precise, prendono questi dati e li segnano e li comunicano ad un diciamo archivio centrale, dove questi dati poi vengono elaborati. Appunto ora è una cosa relativamente facile farla con le farfalle, perché la farfalla vola, è colorata, ha colori diversi, quindi diciamo che con un po' di allenamento anche le persone che non le hanno mai studiate riescono benissimo, o quantomeno bene, a determinarle e a individuarle quando stanno sul campo. E questo è diventato veramente uno dei progetti di Citizen Science più importanti in tutta Europa. E quindi nasce il Santuario delle Farfalle, che viene inaugurato il 1° maggio del 2009, ormai sono un bel po' d'anni, quasi 13 anni, e appunto vedete il Santuario delle Farfalle dedicato ad Ornella Casnati. Qui vedete Franca Zanichelli in una delle giornate, viene celebrato il 2 giugno. Il 2 giugno è la giornata delle farfalle, e quindi per questo sentiero che porta fino ad una cima vengono diciamo portate le persone ad osservare appunto i voli di queste farfalle. Questo sentiero ha una serie di una quarantina, mi sembra, di pannelli illustrativi che descrivono le specie che si possono incontrare su quel percorso, che è tra l'altro uno dei percorsi a maggior ricchezza di farfalle, non solo nell'isola d'Elba, ma considerata la superficie che si prende in esame anche a livello nazionale, cioè è l'area a maggior concentrazione di specie di farfalle. All'isola d'Elba ce ne stanno circa una cinquantina fra specie e sottospecie. E questo vedete che comunque
c'è una grande partecipazione a questi eventi, quindi soprattutto quando si svolgono in periodo estivo, ovviamente le persone che aderiscono sono veramente numerose. Con Franca siamo arrivati in un'occasione a contare oltre, mi sembra, 270 persone, 280 persone. Insomma, sono anche eventi che poi gestirli, ve lo dico io che li accompagno in quelle occasioni, diventa anche veramente difficile. Però ovviamente è piacevole e completamente appagante. Ma dalla citizen science fatta sul campo e fatta in quel modo poi può diventare anche qualcos'altro. Qui ho scritto dalla citizen science al Nat Lab. Che cos'è e perché? Perché grazie agli anni trascorsi con Franca abbiamo capito che probabilmente la gente si stava in qualche modo, diciamo, era sempre di più la gente che si interessava a queste tematiche, era sempre di più la gente che usciva là fuori e che faceva fotografie e che voleva sapere che cos'era quell'animale che aveva incontrato, quell'insetto che aveva incontrato, e soprattutto voleva sapere che cosa faceva quell'animale, come viveva, qual era la sua biologia. E quindi da un'idea mia e di Franca, appunto, è nato in questa bellissima location che vedete, che è un forte mediceo che si trova a Portoferraio, si chiama Forte Inglese. All'interno di questa struttura abbiamo organizzato e creato e dato vita a un piccolo laboratorio, museo, dove appunto chiamato un po' il museo del naturalista, il laboratorio del naturalista, dove si accolgono e si incontrano le persone e dove gli si fanno fare quelle piccole osservazioni appunto da citizen science che si possono, è vero, fare anche all'esterno, ma magari non c'è sempre l'occasione di farla all'esterno, si fanno all'interno, utilizzando la mia collezione in questo caso e vedendo anche animali che all'esterno diventa molto più complicato osservarli, o perché la loro fenologia, quindi diciamo il loro periodo di sfarfallamento non è quello ideale, e magari sono fuori come la Zerinzia cassandra, quella farfalla che avete visto prima, diciamo che vola da metà marzo fino a metà aprile, dopodiché è finita la farfalla, non c'è più in giro, ci stanno solo le sue uova che poi si schiuderanno. E quindi il 1° maggio del 2019 abbiamo inaugurato questo museo. Qui vedete mio figlio e un altro ragazzo col sindaco appunto che lo inaugurano, che tagliano il nastro. E che cosa faccio qui dentro? Che cosa mi sono un po' inventato? Allora, io non l'ho mai voluto considerare come un museo, perché il museo, pur essendo una cosa preziosissima, è un nome che molto spesso fa sembrare che cioè sa di muffa, sa di qualcosa di stantio. E invece io ho voluto creare un ambiente dove sì, c'era qualcosa che ricordasse i vecchi musei o comunque le Wunderkammer o comunque le stanze dei naturalisti, ricreando degli appositi ambienti, ma voglio che le persone possano osservare direttamente questi piccoli esseri viventi a brevissima distanza, e molto spesso li faccio pure toccare, perché ho scoperto che molte paure, molte fobie, diciamo, molti dei distacchi che si creano tra le persone e certi esseri viventi sono sostanzialmente atavici perché non hanno mai provato ad avvicinarsi a quell'animale. Quello che cerco di fare è questo, e per me questa è citizen science. Perché? Perché cerco, vedete, il mio rapporto è strettissimo con questi. Io qui vi ho messo l'esempio dei bambini perché sono il mio target, diciamo, preferito, perché se devo instillare anche su una sola briciola di curiosità, è sicuramente in queste menti che io la devo instillare, perché una persona di una certa età non avrà più magari stimoli a lottare per qualcosa, a difendere qualcosa, ma sono loro appunto le nuove generazioni quelle che dovranno sensibilizzare poi tutto il resto a queste tematiche. Vedete, gli faccio osservare, ho dei piccoli formicai, faccio osservare quello che succede all'interno di questi formicai vivi, quindi spiego la vita delle formiche, cioè quello che si può osservare all'esterno riesco in qualche modo a portarglielo all'interno ed a comunicarglielo
in maniera molto diretta. È un piccolo laboratorio che comunque mediamente in questi 2 anni, nonostante la pandemia, fa le sue 500, 600 visite, anche perché poi io faccio un altro lavoro, non posso essere aperto tutto il giorno. Ma quello che dicevo appunto dell'imprinting è un po' questo, cioè quello che voglio lasciare che passi è un bambino estasiato, diciamo, davanti a una scatola con degli insetti che non ha mai visto e che magari gli creano, gli muovono delle fantasie.